Ci sono voluti diversi mesi, ma alla fine ce l'ho fatta. Benvenuti in questo nuovo video dove vi mostro il mio ultimo viaggio in Giappone che ho realizzato con una parte di voi. Infatti sono riuscita a partire insieme a un gruppo di miei follower. È stata un'esperienza meravigliosa che fortunatamente sarà replicata a marzo, esattamente per la fioritura dei ciliegi. Ho realizzato questo video per farvi vedere tutte le cose bellissime che abbiamo fatto insieme. Per il prossimo viaggio siamo riusciti a ottenere il Japan Rail Pass. Quest'anno riuscire a ottenere il Japan Rail Pass è stato veramente complicato a causa dei rincari. Però noi ce l'abbiamo fatta, quindi per chi avrà il piacere di venire a scoprire il Giappone insieme a me, avrà la possibilità di avere appunto il Japan Rail Pass. Colgo inoltre l'occasione per presentarvi il mio ultimo lavoro. Penso che questo sia stato il progetto più personale in assoluto al quale io abbia lavorato. Si tratta del mio primo libro, Kokoro, il Giappone tra pop e disincanto. Non è una guida di viaggio, non è un ricettario, è un libro sulla storia del Giappone, dal periodo Tokugawa ai giorni nostri. Infatti il mio ultimo viaggio in Giappone mi è servito per aggiornarmi e per darvi una visione del Giappone di oggi quanto più corretta possibile. Lo trovate in tutti gli store online e poi ovviamente in tutte le librerie. Spero davvero che avrete il piacere di leggerlo, che vi piacerà. Se avete voglia lasciatemi anche un commento su Amazon e anche sotto questo video. Vi ringrazio di cuore per tutto il supporto. Senza di voi, arrivato a questo punto, non avrei mai potuto portare a termine un progetto di questo calibro. Bando alle ciance, cominciamo subito con il racconto del viaggio in Giappone. Il nostro viaggio è cominciato a Malpensa, dove ci siamo trovati e ci siamo imbarcati per il nostro primo volo, durante il quale abbiamo mangiato e bevuto a sazietà. L'emozione era veramente tantissima. Sono 11 ore! Ci vediamo dopo! Ciao, buon viaggio! Ciao! Il secondo viaggio, lunghissimo, lo abbiamo trascorso mangiando, bevendo e sognando anche un po' Seoul. Ma che piangere una volta arrivati a Tokyo Narita. Ebbene, non stavamo sognando, finalmente eravamo in Giappone. Una volta raggiunto il nostro bus navetta, siamo subito andati in centro Tokyo per raggiungere il nostro hotel. Ragazzi, sono a Tokyo! Camera da letto, angolino bar, cassaforte, washlet. Il sogno di tutti gli italiani che vengono in Giappone con un piccolo lavandino. Il bagno con me, bruttissima. E come tutti gli alberghi giapponesi, oltre ai prodotti da bagno, qui noi abbiamo trovato anche ciabatte, pigiami e vari prodotti per la cura del corpo. Insomma, non mancava assolutamente niente. Ma bando alle ciance, doccia fatta, puliti, sistemati, si parte alla volta della scoperta di Tokyo. Prima volta che entro in una metro civilizzata. Una calma. Abbiamo già socializzato con una Abbiamo detto che siamo kawaii. Siamo kawaii. Kawaii. Mi ha insegnato cincine giapponesi. Sapendo quello che significa. Fare un full tour in Giappone era il mio sogno e non immaginavo che si potesse realizzare. Intendo, c'è proprio l'accoglienza che ci stanno dando anche i proprietari. Spacco. Sono dei tatuoni. Kampai. Kampai! Allora, qui l'obiettivo è finire una vagonata di tonno. Cioè, vogliamo parlarne? Spettacolo.
Ebbene sì, questa è la mitica ventresca di tonno ad un prezzo veramente ridicolo. La serata poi è continuata in altri izakaya a gustare altre specialità. Kanpai! Arigato! Questi sono i mitici yakitori, gli spiedini di pollo cotti alla brace che si possono condire con sale o peperoncino. Avrei voluto filmare maggiormente i vicoli, ma come potete vedere dalle immagini erano veramente pieni, rasi di persone, turisti, ma ovviamente anche di tantissimi giapponesi che dopo il lavoro si godevano un po' di relax bevendo sake, birra e mangiando qualche stuzzichino. Così ci siamo spostati per scoprire molto altro della città di notte. Nonostante la stanchezza del viaggio avevamo ancora molta fame e quindi il mio piatto preferito, ramen. Questo brodo era semplicemente delizioso, molto oliato e così subito dopo ci siamo recati in un combini per cercare qualcosa per sgrassare, ma come vedete, mamma mia, quanta roba buona. Ma queste sono le caramelle contro l'aglio del ramen. Ecco, caramelle contro l'alito che sappiamo. Mamma mia, sì. Ebbene sì, non era uno scherzo. Queste caramelle sono davvero controllalitosi. Il resto della serata, un lungo, bellissimo sogno. A fine giornata vediamo chi ha apprezzato il ramen. Io proprio un disastro. Forse che 4? Brava. No, ma è veramente... In English? Bad fortune. Confidiamo in tempi migliori. Allora, qua c'è il rischio che questo viaggio prenda una cattiva piega perché... Sì, infatti. 2 su 2, non faccio una terza. Regular fortune. Sei già Grazie. Ah, non puoi quindi non fare viaggi. Sei contenta? Sì, molto. Mamma mia! Primo giorno a Tokyo, melon pan, shopping, templi, che dire, si continua a mangiare. Siamo a pranzo in un locale che ha oltre 100 anni di storia, dentro è bellissimo ma è pieno di clienti quindi non è il caso di disturbarvi, però chiaramente cercherò di farvi vedere qualcosina.
All'interno del locale, in una sorta di acquario, si poteva vedere la preparazione della soba, il piatto forte di questo locale. Noi abbiamo preso del tamagoyaki, la frittata giapponese arrotolata, e come accompagnamento all'interno del set della tempura di verdure e gamberoni. Il tutto era semplicemente delizioso. Uno dei miei quartieri preferiti in assoluto, Akihabara, il quartiere dell'elettronica. Qui ho speso letteralmente un sacco di ore e soldi per fare shopping. E poi che piacere aver incontrato Tommaso in Giappone insieme a Favij. Grazie mille Tommaso per avermi autografato il tuo bellissimo libro. Poi abbiamo fatto merenda nel primo Maid Café del Giappone, dove non era possibile fare foto e video. Ma la bellezza di questo cricetino, neanche a farlo apposta mi hanno disegnato un criceto sul piatto della torta, pazzesco. I quartieri della moda di Tokyo sono in assoluto i miei preferiti. La moda, come ben sapete, è uno degli argomenti che del Giappone amo particolarmente. Se volete approfondire questo argomento, vi invito a leggere il mio libro Kokoro, dove parlo di tutti gli stili giapponesi, in modo particolare dagli anni 80 ai giorni nostri, e delineo tutta la loro evoluzione. I see days neither fine nor free. I see a future caused by you. I see a path not meant to be. The future should be filled with magic, dreams and wishes brought to life. But the days ahead are dark and tragic. No time for hope when all is right. Impossibile non fare un salto a filmare l'incrocio più trafficato del mondo. Qui, all'ombra di Hachiko, ho portato il mio Nino. Ho incontrato Ottavia, seguitela, è l'illustratrice del mio libro.
Dopo aver lasciato la città, ci siamo diretti verso la montagna, dove dopo una breve escursione nella natura abbiamo gustato in un piccolo locale a conduzione familiare una serie di piatti preparati con ingredienti della zona, prima di darci allo shopping di prodotti locali. Successivamente ci siamo diretti al nostro ryokan, ovvero una locanda tipica giapponese. Questa che vedete era la mia stanza, semplicemente bellissima. Nella terrazza, tra l'altro, era presente la vasca termale per fare il bagno in privato. Dopo un rilassante e infinito bagno caldo, ci siamo ritrovati tutti quanti, vestiti con lo yukata, per gustare un'ottima cena a base di cucina kaiseki, ovvero la quintessenza della cucina giapponese, a più portate e preparata con ingredienti stagionali. Quella notte abbiamo dormito comodamente su un vero futon e la mattina successiva, prima di riprendere con le nostre avventure, abbiamo gustato un'ottima colazione giapponese tradizionale. Dopo un viaggio in Shinkansen siamo arrivati a Kyoto, dove abbiamo trovato la pioggia. Avevamo letto che sarebbe arrivato un tifone, però non ci siamo lasciati scoraggiare e così ci siamo tuffati a capofitto nello street food locale.
Templi, buon cibo e tradizioni, ma siete pronti per la tenerezza? Come da tradizione siamo andati a salutare i cervi di Nara, ma la domanda è: voi avete mai sentito il verso di un cervo? Come potete vedere sono degli animali dolcissimi, ma sanno anche essere molto buffi. Attenzione a quando vi circondano, perché per il cibo sono disposti veramente a fare qualunque cosa. Noi abbiamo passato un pomeriggio insieme a loro ed è stato semplicemente stupendo. Guardate che immagini dolcissime, una famiglia di cerbiatti lontana dai turisti che si scambia delle effusioni. Io mi sono commossa.
Quella sera è stata particolarmente divertente. Siamo andati a cena tutti insieme in un ristorante che avevamo prenotato, dove abbiamo mangiato shabu shabu e sukiyaki. La cosa più divertente era l'all you can drink. Vi lascio immaginare com'è finita la serata. La mattina dopo invece ci siamo diretti a una lezione di cucina in una casa privata. Dopo una tappa culturale al castello di Osaka, dove abbiamo trovato un po' di Milano, ci siamo subito diretti in centro per gustare le specialità della città. Preparatevi perché sono tantissime e tutte buonissime.
Una volta tornati a Tokyo c'è stato il famigerato faccia a faccia con il tifone. Ebbene sì, lo abbiamo incontrato, era veramente fortissimo. Tutto sommato l'abbiamo presa bene. Ci siamo dati alla pazza gioia facendo shopping durante l'ultima giornata otaku che avevamo a disposizione. In serata, invece, abbiamo fatto un'ultima cena veramente gargantuesca a base di grigliata coreana. Giungendo alla fine viene sempre un po' da piangere. Man mano che si arrivava alla fine di questo viaggio incominciavamo a sentire la tristezza del rientro a casa. Il Giappone è un paese così bello dal quale veramente non si vuole andare via e nel quale si vuole tornare sempre. Motivo per cui rinnovo il mio invito a venire in viaggio con me. Molte persone si sono già iscritte, quindi affrettatevi. Per info e prenotazioni qua sotto trovate il link. Vi ricordo anche di acquistare il mio libro Kokoro, il Giappone tra pop e disincanto, se avete piacere di leggere la storia del Giappone dal mio punto di vista. Con la prima tiratura ci saranno in regalo questi sticker. Sono le illustrazioni che ha realizzato Ottavia Biscotti,
sempre sotto in descrizione vi lascio il suo link. Vi ringrazio per aver aspettato questo video che è arrivato veramente in ritardo, ma ce l'ho fatta. Grazie per averlo visto tutto. Io spero che si sia percepito tutto l'amore che io ho per questo paese, come io lo abbia trasmesso alle persone che sono venute in viaggio con me. Ovviamente ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto proprio la percezione di un Giappone estremamente controverso. Chiaramente non ho potuto farvi vedere tutto perché, come sapete, la policy di YouTube non mi permette di pubblicare un certo tipo di contenuti. Però se leggete il mio libro, all'interno troverete un sacco di aneddoti e informazioni a questo riguardo. Io vi ringrazio nuovamente, vi aspetto in viaggio e in libreria e soprattutto al prossimo video qui sul mio canale YouTube. Grazie mille ancora e a presto. Ciao!